Raga, buongiorno. Questa mattina con il grande Daniele Faccin, tra l'altro il suo strumento lo sto usando con grandissimo successo nel mio studio. Parleremo delle frequenze che ci servono, quelle che ci fanno veramente bene, quindi state con noi e ricordate che le frequenze sono tutto, praticamente tutto parte dalle frequenze. Eccoci raga, buongiorno. Questa mattina con noi il nostro Daniele Faccin, quindi signore e signori, non senza emozione, Daniele Faccin. Ecco Daniele, ciao caro, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno a tutti. In onore per l'occasione mettiamo la nostra consueta base a 432 Hz, no? E io mi rendo conto, mi ascolto sempre le live che faccio, no? per imparare a parlare, per imparare un po' di cose. E dopo che l'ho ascoltata, grazie a questo sottofondo, mi fa sentire veramente bene, mi fa stare veramente bene. Quindi mi auguro che sia la medesima cosa anche per le persone che ci sentono. I banner, per favore, Sara. Allora, Daniele Faccin è un artigiano che secondo me è più un artista che un artigiano, comunque lui si ritiene un artigiano che costruisce degli strumenti meravigliosi. Uno di questi strumenti ce l'ho io in studio e lo sto usando, tra l'altro, e io che non sono un musicista, per accordare, no? Tu mi hai insegnato, no? Come si fa con le caviglie, eccetera, così, no? E praticamente è facilissimo. Non mi immaginavo fosse piacevole farlo. Sì, veramente, anche molto bello, sì, è vero. È rilassante e piacevole. E alle persone piace tantissimo e trovano subito beneficio rispetto a quello. A volte faccio anche dei trattamenti proprio così estemporanei, proprio a persone che mi vengano a salutare, no? Così gli faccio questo piccolo trattamento e proprio piace veramente tanto. Allora Daniele, per favore, ti vuoi presentare dicendo quello che magari non ho detto io, insomma, se c'è qualcosa che mi è sfuggito, così da dire e far sapere alle persone di che cosa ti occupi. Allora, io sono Daniele Faccin, vivo in campagna con 3 cani, una compagna meravigliosa, nostra figlia. E cosa faccio? Io faccio tanta polvere segando legno e aggiungendo tavole su tavole, mettendo i migliori legni possibili, le migliori tavole armoniche possibili. Tavole armoniche sono quelle che danno proprio la caratteristica sonora allo strumento. E che cosa cerco di fare? Ottenere il massimo da un suono per migliorare uno stato sia fisico che emozionale in un essere vivente, sia esso un uomo che un animale, ma anche gli ambienti si comportano in maniera estremamente simile. Ecco. Si parla tanto di frequenze, dimmi Luca. No, ti stavo ascoltando, soltanto detto ecco. Allora, guarda, io ieri sera ho fatto una bellissima serata dal nostro amico Flavio. Sì, che salutiamo, che sicuramente ci sta guardando. Il nostro trade union. E anche lì appunto si è parlato molto sia di quello che faccio, ma soprattutto fare provare alle persone quello che è l'effetto di una frequenza che abbia una coerenza di fase. Dopo vedremo che cosa vuol dire questo sulle persone, quindi il cambiamento fisico immediato che può portare questo. Nulla di magico, ma assolutamente rilevabile e osservabile. Allora, si parla tanto di frequenze. Intanto bisogna capire, perché diamo sempre per scontato che tutti sappiano cos'è una frequenza, ma secondo me c'è da capire innanzitutto cos'è una frequenza. La frequenza è quante oscillazioni in un secondo emette un suono, e questo è misurato in Hertz, perché un signore che si chiamava Hertz ha stabilito questo principio. Tutto quello che noi udiamo è traducibile in Hertz, alcuni udibili, alcuni inudibili, ma anche quelli che noi non sentiamo possono interagire con noi, perché il nostro sistema si ribecca tutti.
compresi quelli che noi giustamente guardiamo con orrore, che sono quelle frequenze terribili tipo il 5G o frequenze infrabasse, che possono cambiare completamente il nostro umore, il nostro stato fisico, possono farci addirittura ammalare. Okay? Quindi quando si parla di frequenze bisogna capire che le frequenze non sono tutte positive, sai? Quando si parla anche, giustamente tu hai messo il 432 Hz di sottofondo, che è una scelta estremamente mirata, secondo me, perché la frequenza più, dal mio punto di vista, io vi darò solamente la mia verità, che non è nulla, ma serva di stimolo per poi andare a ricercare, è la frequenza più adatta per suonare. Perché è estremamente efficace. Come dico spesso, bisogna essere veramente dei sassi per non capire la differenza fra una musica suonata a 440 e magari oltre, anche perché le frequenze di accordo per le orchestre sono andate anche oltre i 440 Hz, e ascoltarla naturalmente suonata e non trasposta in maniera digitale a 432. L'effetto è assolutamente più rilassante e più, io oserei dire, a misura d'uomo, ma perché la verità è semplicissima, come al solito, non c'è mai nulla di complicato sotto il sole, soprattutto se le cose funzionano. Il 432 ha a che fare con la sezione aurea, ha a che fare con le frequenze Schumann, e quindi praticamente è quanto di più vicino alla nostra Costituzione. E quindi per noi ascoltare questo tipo di musica con questa accordatura ci fa veramente rilassare. Altra cosa è parlare di terapia sonora, quello che fai tu nel tuo studio, quindi intervenire nella materia vivente attraverso delle frequenze mirate che possono veramente cambiare lo stato fisico. E questo deve essere anche provato, testato, perché poi alla fine tutto può essere tradotto anche in suggestione. E la suggestione va benissimo. Se noi cerchiamo di rilassare una persona, è già un miracolo di questi tempi. Con i 3 anni che abbiamo appena passato, rilassare una persona in stato magari di agitazione, di ansia, è di per sé un miracolo, e quindi va bene assolutamente qualsiasi cosa. Ma quando si tratta di migliorare un sistema veramente con problemi grossi, bisogna stare attenti a che cosa ci si mette, bisogna stare attenti a che strumenti si usano, il volume degli strumenti che si usano, soprattutto perché musica suoni a volumi estremamente alti, come vedo alcune volte fare con orrore. Sto parlando di gong che riescono ad emettere dei suoni veramente potentissimi. C'è da stare molto molto attenti. E purtroppo io quello che dico sempre, bisognerebbe riportare le persone all'attenzione dell'ascolto, all'ascoltarsi, a sentire quello che su di noi provoca, ad esempio in questo caso stiamo parlando di suoni, ma i suoni si traducono anche in colori, odori, perché sono frequenze, ottave diverse superiori, molto molto più alte, ma per noi sono la stessa cosa, perché tutto è vibrazione. Il tavolo su cui ho appoggiato il mio computer è una vibrazione più densa dell'aria che sto respirando. Quindi se noi la mettiamo così, il suono, dal mio punto di vista, ma non credo sia solo il mio, è sicuramente il metodo più antico e sarà sicuramente il metodo futuro per curare. Non a caso gli strumenti di diagnosi più potenti sono basati sul suono, risonanza magnetica, TAC, ecografia, quindi suoni infrabassi. E l'ecografia ti può fare un'analisi, ma se tu spari 18 Hz a volumi elevati in una popolazione, come ad esempio è stato fatto a Fallujah, li porterai nel terrore, e se questa cosa la porterai avanti per una settimana, un mese, vedrai le persone che veramente collassano. Quindi immagina che cosa si può fare con un suono. Quando si dice che le mura di Gerico sono state abbattute con il suono, sicuramente è successa questa cosa. Io personalmente conosco un fisico dell'Università di Brindisi che si occupa di spostare le cose con i suoni.
naturalmente vengono fatte con oggetti piuttosto piccoli, ma è solo questione di volume. Immaginiamo come possano aver fatto a spostare certe pietre, ad esempio in Mesoamerica, o aver trasportato pietroni in Egitto o cose di questo tipo. Probabilmente una delle vie potrebbe essere stato il suono, in modo che ancora noi non siamo in grado di fare, ma magari un tempo, visto che ormai abbiamo capito che un bel po' di anni fa le persone non erano proprio così stupide, ma sapevano fare delle cose incredibili che ancora oggi non riusciamo a fare. Esatto. Magari dovremmo aprire un po' di più gli occhi e capire che quei pietroni messi in quel modo così perfetto, cosa che ancora oggi non è possibile fare, magari con tecnologie che adesso sono state dimenticate si potrebbero rifare. Oppure si potrebbe cambiare completamente un corpo con problemi estremamente gravi attraverso una frequenza, a un'esposizione a determinati suoni, e cosa che credo che nel mondo militare sia già in atto da più di qualche tempo, ma purtroppo a noi comuni mortali questa cosa è preclusa, potrebbe veramente fare la differenza. Ma come dicevo anche ieri sera, non è tutto nella cura, è nell'atteggiamento che noi abbiamo. Perché ricordiamoci che quando ci hanno richiusi in casa, che è stata una vera disgrazia per tutti noi, però che i primi 10-15 giorni noi percepivamo tutti i suoni che ci eravamo persi. Abbiamo conosciuto un mondo che era il mondo che fino a 150 anni fa chiunque frequentava. Non c'erano le macchine, non c'erano le sirene, non c'erano rumori di fabbriche intorno, e quindi tutto era a misura d'uomo, e noi siamo fatti per vivere in quel modo. Sai, vivere in campagna o vivere in città sono due cose completamente diverse. A me qualche macchina mi passa, ma se vado in cima a una montagna, la qualità dei suoni che percepisco in quel momento sono completamente diverse e più a misura mia. E quindi dovremmo, se volessimo stare meglio, rinunciare a qualcosa per ottimizzare il nostro stato. Ma torniamo alle frequenze. Allora, si studiano da tantissimi anni le frequenze per vedere di riportare in equilibrio soprattutto il nostro corpo, perché lavorare con il corpo è la cosa più semplice, perché poi naturalmente agganciato al corpo ci sono svariati piani di esistenza che noi possiamo naturalmente intercettare, cambiando la geometria delle nostre cellule, del nostro corpo attraverso il suono, e quindi cambiare il nostro atteggiamento, il nostro umore attraverso i suoni. E una di queste chiavi potrebbe essere anche il solfeggio sacro. Solfeggio sacro che in tanti anni è stato poi studiato. Che cos'è il solfeggio sacro? È un insieme di frequenze che un po' si perde nella notte dei tempi, non si è mai tanto capito con precisione da dove derivi, che tutte insieme formano un insieme di frequenze che possono essere anche suonate, perché non dimentichiamo che la frequenza si può ridurre a un numero, e il numero si può ridurre in modo pitagorico, in somma pitagorica, a un numero molto più piccolo, che si dice possano interagire in vari ambiti. Non so, io ve le dico: sono la 174, la 285, 396, 417, la 528, su cui ritorneremo poi, la 639, la 741, la 852 e la 963. Che cosa hanno come caratteristica queste frequenze? Che la loro somma pitagorica, quindi sommando tutti i numeri per ritornare all'unità, mi daranno 3, 6 e 9. Se non ha sbagliato completamente, anche Tesla parlava di questi numeri, e quindi sono i numeri su cui è costruito l'intero universo. Perché io ho messo un trattino sotto la 528 Hz? C'è da fare una piccola parentesi. La New Age probabilmente, anzi sicuramente, sappiamo da chi tra l'altro è stata messa in atto, ha fatto carne di porco di moltissime tecniche utilizzate in passato, facendole passare per delle verità assolute e portando le persone a credere a cose che sinceramente dovevano prima sperimentare di crederci. Una di queste è appunto anche il solfeggio sacro, quindi se vai in internet trovate
di tutto e di più come frequenza miracolosa che porterà a una soluzione di problema attraverso questo tipo di frequenze, ma ce ne sono anche molte altre. La 528 ha anche una caratteristica comunque assolutamente importante. Pare che questa frequenza sia in grado di rigenerare anche il DNA, e quindi quella parte di DNA che la scienza per molti anni ha considerato spazzatura, come se l'ingegnere avesse messo dentro di noi qualcosa che non servisse, sì, credo che sia assolutamente insensato. Con il 528 Hz noi abbiamo la possibilità di intervenire veramente in modo assolutamente fine nella nostra struttura. Io come utilizzo la 528 Hz nei miei corsi? Insegno ai miei allievi ad utilizzare questa frequenza come frequenza d'accordo, quindi vuol dire che il La, quando noi suoniamo il monocorda, non come il tuo, ma quelli in sezione aurea che hanno un'estensione più ampia e sono più adatti a fare meditazioni di gruppo piuttosto che armonizzazioni di gruppo, cose di questo tipo, bagni di suono. Diamo il La a 528 Hz e quindi tutte le note espresse che ci servono poi per fare gli intervalli, perché bisogna dare un nome, viva Dio, a queste frequenze, per metterle insieme per fare intervalli di quinta, di terza, quelli che sono canonicamente più accettati in modo piacevole alle persone, agli esseri umani. E utilizziamo questa 528, ma perché? Perché, sai, in tanti anni, tante sperimentazioni che abbiamo fatto io e Alessandra, la mia compagna, con i suoni del monocorda, abbiamo visto che la 528 è la frequenza che mi porta a sblocchi spontanei in maniera molto più veloce. La 432, io lo dico sempre, è una frequenza magica, meravigliosa per suonare, ma dal mio punto di vista meno efficace della 528 quando si fa intervento sulle persone. Cosa vuol dire avere degli sblocchi veloci? Vuol dire che le persone sbroccano prima. Bisogna fare affiorare quelle emozioni che generalmente noi non ci accorgiamo nemmeno a volte di reprimere. Pensiamo di aver elaborato lutti, elaborato situazioni, tragedie che ognuno ha affrontato nella propria vita, ma il suono ha la capacità di riportarle in luce in maniera veloce, utilizzando delle leve estremamente profonde che noi non possiamo evitare. Io dico sempre che il suono non chiede permesso. Quando ti attraversa, ti cambia. E se non vuoi che il cambiamento, che è la cosa meno gradita dalla nostra mente, avvenga, lo devi evitare. Perché io lo dico spesso, vi sto dicendo il gusto di un frutto, vi sto spiegando il gusto di un frutto che magari non conoscete, ma dopo una giornata di suoni durante i corsi di monocorda vi posso assicurare che vi cambia completamente, sia nel fisico che nello spirito. E questo è assolutamente inevitabile. È una cosa talmente vecchia che è diventata una novità e sembra che sia il futuro, ma stiamo facendo esattamente quello che facevano un tempo gli sciamani, tutte le mamme che accudiscono i loro figli, soprattutto in tenera età, cantano questi canti che tutte le donne del mondo cantano senza sapere nemmeno quello che fanno, ma magicamente i loro figli si tranquillizzano. E sia un'africana che un eschimese cantano la stessa cosa, ce l'abbiamo scritto dentro. E quindi i suoni della natura, ma soprattutto la nostra voce, è lo strumento principale che ci portiamo, e saperlo utilizzare è fondamentale. Il monocorda ha la caratteristica di essere quanto più vicino alla voce umana. Te l'ho fatto vedere con lo spettrometro che riempie completamente la banda delle frequenze, dall'inudibile in basso all'inudibile in alto, perché anche quella parte che va oltre quella nostra soglia di sentire il suono, perché chiaramente con gli anni perdiamo molto in sensibilità, il nostro corpo se la becca tutta, e quindi vuol dire che tutto quello che è la nostra materia verrà modificata da quel suono. Quindi utilizzo spessissimo la 528 quando andiamo a utilizzare intervalli.
ma la frequenza che mi sta dando più soddisfazione è quella che tu stai usando in questo momento, che è quella frequenza intorno ai 110 Hz che ti ho insegnato ad utilizzare con il monocorda Arca, che ha il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza, che è quello che tu stai utilizzando, che in pochi minuti riesce a cambiare completamente la postura delle persone, perché noi generalmente segnaliamo il nostro stress attraverso delle dismetrie, possono essere nelle anche, nelle gambe, nelle caviglie. Quindi poi io ti ho mandato delle slide per fare capire alle persone in qualche modo, perché poi l'esperienza è sicuramente un'altra cosa, ed andare a evidenziare le dismetrie è veramente, credo, la chiave di volta anche per fare capire alle persone quanto possono cambiare rispetto al suono. Guarda, io ieri sera ho la fortuna di collaborare con un grande medico che è Marco Morelli, che magari un giorno vorrei intervistare, che mi ha veramente cambiato il modo di lavorare, analizzando appunto il suono e facendomi vedere quanto cambiava la persona, il suono che io stavo emettendo. Io fino a quel momento vedevo semplicemente le persone avere dei cambiamenti repentini. Chi magari stava meglio a livello fisico perché gli passava un mal di testa, gli passava un male a un ginocchio, qualcosa di questo tipo, ma cambiavano soprattutto a livello di atteggiamento verso di sé, verso gli altri, verso la vita. E quindi questo veramente ci stupiva di volta in volta. Poi abbiamo capito che questo era rilevabile, e per la maggior parte delle persone il vedere il cambiamento, toccarlo con la propria mano, vuol dire constatare che i nostri arti sono cambiati, è fondamentale. Cioè, io sono uno di quelli che si fida a priori e cerca di capire su se stesso qual è il cambiamento, ma per la maggior parte delle persone il vederlo, il toccarlo, è veramente qualcosa di estremamente potente, mettiamola così. Quindi vedo che ci stanno scrivendo molto sotto. A me piacciono molto le domande, perché io sono sempre convinto che più parli e meno la gente capisce, più ti chiede e tu riesci a dare una spiegazione, magari più si riesce ad andare in profondità rispetto a quelle che sono le Ecco, sì, no, tranquillo. Allora, infatti, noi riserviamo sempre uno spazio per le domande. Sara le sta selezionando, siamo a 8 per il momento, sono osservazioni, alcune sono osservazioni, alcune sono domande. Allora, intanto inizio io a farti delle domande. Se supponiamo una persona è in uno stato, che ne so, ansiogeno, si sente un po' così, no? Quindi manifestazioni di ansia, che musica consiglieresti di ascoltare o che frequenze consiglieresti di ascoltare? Allora, se io devo utilizzare il monocorda, naturalmente credo che la 110 sia quanto di meglio si possa utilizzare. Magari poi se hai quel filmato in cui io stavo suonando per fare capire più o meno cos'è il 110 Hz, può essere sicuramente di grande aiuto, ma consiglierei musiche assolutamente, naturalmente musica a 432, e se ne trova, evitare la musica che non si sa se è stata suonata a 432 o modificata a 432 a livello di software, che è completamente diverso. Quindi cercare attraverso i vari canali in cui si può acquistare anche musica a 432. Ad esempio, guarda, Varini, che è chitarrista di Vasco Rossi, cosa che sicuramente non ha un trasporto nei miei confronti, non mi piace quel tipo di musica, ma Varini utilizza la 432 quando lui fa le sue cose, e credo che sia uno dei più potenti utilizzatori, perlomeno a livello mediatico, della 432. Ma io frequento, per l'Associazione Internazionale di Cimatica, il sassofonista della RAI che utilizza la 432 e insegna a utilizzare la 432 ai suoi allievi. Quindi è noto fra i musicisti che questa cosa è estremamente potente, ma se tu parli con una cantante, ad esempio lirica, io ne ho un paio nelle mie allieve, ti dirà che la differenza nel cantare a 4,32 piuttosto che a 4,40 sarà il rompersi o non rompersi le corde vocali.
oppure non avere dei problemi, delle callosità, e quindi cantare in maniera molto più facile, perché quegli 8 Hz sono molto più problematici quando si va a suonare o cantare. Quindi se una persona è estremamente agitata, sicuramente toni bassi, musica 432, se è possibile trovare qualcuno vicino a sé, io posso dare indicazioni, utilizzare il monocorda. Tu sei un esponente di questo ormai, visto che ce l'hai, ma quando ci sono anche molti altri strumenti che emettono suoni bassi. Contrariamente, se una persona è catatonica, i toni alti probabilmente potrebbero essere un toccasana per risvegliarlo. Io dico sempre che è meglio ascoltare dell'heavy metal a 4,40 che tirare una striscia di coca. Quindi ognuno ha il proprio metodo per svegliarsi. L'importante è non farsi troppo male, okay? Per poi trovare una via media che ci possa veramente fare star bene, e i suoni sono assolutamente adatti. Ecco, grazie mille. Senti, ora ti faccio tutta una serie di domande per quanto riguarda l'utilizzi pratici, no? Ecco, supponiamo, io sono in un momento in cui ho bisogno di fare un cambiamento, no? Devo uscire da un loop e devo fare tutta una serie di cose che poi mi portano a una trasformazione. Ecco, in questo caso che frequenze o musiche di frequenza suggeriresti? Sai, Ti farò un po' secondo di me, domande così, eh? sì, sono domande a cui mi piacerebbe avere veramente una risposta, ma credo che non ci sia una risposta esatta, perché ognuno di noi risponde in modo unico ai suoni. Ma l'importante è che la frequenza dà in ogni caso un cambiamento, e va analizzato dal terapeuta per guidare con mano la persona verso il cambiamento, perché il terapeuta non può fare altro che indicare una strada percorribile per migliorare il proprio stato, ma soprattutto quel cambiamento dovrà essere nella nostra vita, perché ascoltare frequenze benefiche o fare trattamenti i migliori in assoluto, ma continuare a fare la vita che ci porta in quella situazione di malessere, è quello il problema. Non puoi cambiare aspettando che una frequenza, una terapia possa fare il miracolo. Il miracolo possiamo farlo solo noi. E quindi credo che non ci sia il vero e proprio suono che possa fare cambiare in maniera specifica la persona, a parte quel 110 Hz che innumerevoli volte abbiamo constatato, anche ieri sera provando su alcune persone che erano lì, essere efficace su tutti. Quindi in ogni caso noi abbiamo un miglioramento nella persona. Ecco. Non saprei darti una spiegazione diversa da questa. Non credo nella specificità del suono personale, perché noi cambiamo in continuazione. Ecco, guarda, allora c'è stato, io ho avuto un'esperienza, forse te ne ho già parlato nella precedente live, non mi ricordo, perdonami se mi ripeto, e in palestra, insomma, tendo a ascoltare della musica, no? La scarico sul cellulare, metto il telefono offline, questa è una cosa veramente molto importante, e poi mi alleno, no? Quando sono da solo. E dopo la sessione, in certi casi ero sempre nervoso, quasi irascibile, no? Così, poi molto disturbato, così, no? E chiuso anche, quando si è nervosi tendiamo a chiudersi, cioè a isolarsi, insomma. E poi ho scoperto che in realtà ascoltando, parlo per esperienza personale, non me ne vogliono tutte quelle persone che magari sono affezionate come lo sono io in realtà, perché se l'ascoltavo vuol dire che comunque mi piaceva. E Caparezza, no? Caparezza ha delle frequenze che mi hanno sempre innervosito tantissimo, proprio, no? Così, no? Infatti poi ho cambiato frequenze, perché comunque è una musica particolarmente o sincopata o ritmata, no? È simile al rap, no? Per cui è performante quando fai, scelgo certe musiche per questa ragione, quando ti alleni. E ho cambiato con altre frequenze, ovviamente è cambiato istantaneamente l'effetto, no? Il risultato, quindi ero calmo, rilassato, eccetera. È possibile che una frequenza musicale da parte di Caparezza, ma anche di altri autori, purtroppo possano innervosire, quindi disturbare, infrangere, insomma, squilibrare un sistema armonico di gestione dell'umore, delle proprie risorse? Allora, caro Luca, la musica è bandita dalle gare sportive, perché è considerata doping.
Cioè tu non Ah puoi fare sì? una maratona con le cuffie. Non hai mai Ah. visto il Giro d'Italia con qualcuno che ha le cuffie addosso, a meno che non sia Mh. quella per comunicare con l'auto, perché è considerato doping. Quindi vuol dire che la musica è talmente potente che riesce a stimolarci anche a fare delle cose che travalicano la nostra soglia. E quindi Mh. ti sei già risposto da solo. Quindi vuol dire che ascoltando Caparezza, ascoltando un'altra cosa, il tuo umore cambia completamente. E quindi sarai più performante in certe attività, ma soprattutto il tuo umore cambia. E questa cosa è talmente conosciuta che se pensiamo al mondo del cinema, la colonna sonora è determinante in un film. Se tu vedi un bel film con una buona colonna sonora, un'ottima colonna sonora, tu capisci già qual è la scena successiva. Mh. Capisci già che sta arrivando l'assassino o capirai che la prossima scena quei due si bacieranno. Mh-mh. Quindi la musica serve proprio per cambiarti l'umore, cambia la tua geometria a livello fisico, ma questo porterà un cambiamento a livello morale. E Certo. quindi stiamo sempre parlando di una cosa, di una potenza incredibile, e quando io la vedo applicata in maniera assolutamente casuale, non posso fare altro che inorridire. Ed è il punto principale su cui io e Alessandra puntiamo nei nostri corsi. Fare capire alle Mh. persone che cosa può fare un suono, come va fatto, in che ambiente, con che atteggiamento bisogna avere rispetto all'altro, il rispetto che bisogna portare alla persona che stiamo trattando, se stiamo trattando una persona. E ogni minimo particolare cambia completamente il risultato finale. Capito, grazie, grazie mille, bella A te. risposta. Allora io tirerei su la nostra Sara che ormai ha raggiunto il quantitativo di 20 domande, così riusciamo magari a rispondere insomma a tutte. Sì, no, no, ma in Ci realtà sì. proviamo. No, ma è brava Sara, ma sono brave anche le persone che comunque è un argomento che veramente suscita sempre molto interesse, no? Per cui le interazioni e anche le osservazioni sono veramente tante. Allora, ecco la nostra Sara. Ecco, bravissima. Ciao Sara. Ecco. Ciao ciao. Ciao tesoro. Buongiorno. Buongiorno, non ti abbiamo salutato, abbiamo cambiato format, avete visto? Eh sì. Ecco, e all'inizio, siccome alcune persone mi hanno fatto notare che comunque consideravano un po' melenso, diciamo, il fatto che ci fosse la presentazione dei nostri corsi, anche se tutto il nostro staff si basa sul fatto di organizzare spazi per le persone, però prevarica, ci siamo accorti anche che forse prevaricava lo spazio che invece di interessamento delle persone, perché sono spinte per guardare una live. Per cui abbiamo deciso di integrare poi all'interno della live in maniera meno invasiva possibile tutte quelle informazioni che per noi sono di vitale importanza, così come per gli autori che presentiamo. Ecco. Comunque, quindi non presentiamo subito la nostra assistente, la presentiamo dopo. Ecco la nostra grande Sara. Tesoro, vai. Buongiorno a tutti. Allora, Buongiorno. Buongiorno. sono tantissime, io parto dall'inizio. Allora, figli arte angeli. Io abito vicino ad una chiesa. Le campane che suonano ogni tot ore. Che frequenza emette? È positiva o negativa? Non Grazie. esiste grazie per la domanda, ma non esiste un suono assolutamente positivo o negativo. Le campane hanno un volume enorme e quindi può essere assolutamente nocivo per noi. Pensa che un tempo, e credo che in alcuni posti si faccia ancora, quando arriva il temporale per evitare la grandine si suonavano le campane in maniera più forte possibile, perché avevano il potere di alcune volte mitigare un po' l'effetto delle nuvole. Quindi immaginate che potenza possa generare una campana suonata con molta forza. Quindi sai, fare il campanaro credo che sia un'attività piuttosto complicata. Io conosco un paio di campanari e lo fanno con molta passione. Ma io metterei le cuffie, metto le cuffie anche quando lavoro, quindi sai, preservare il nostro orecchio è di vitale importanza, perché noi perdiamo tantissimo udito in certe attività, perché non siamo fatti per ascoltare dei volumi troppo alti. E le campane hanno questo, devono chiamare le persone. E quindi bisognerebbe analizzare quel suono, capire che suono è, se è particolarmente positivo o negativo, ma in ogni caso quel volume, dal mio punto di vista, è sicuramente troppo elevato. Suonano per un tempo piuttosto breve, quindi va bene.
Grazie. Grazie. Allora, vai Sara tesoro. Allora, innanzitutto Manuela chiede cos'è il monocorda. Questa è una grande domanda ed è già un paradosso perché il monocorda ha 36 corde in questo caso e nulla è a caso. Se magari hai un'immagine da poter mettere, perché naturalmente io devo sempre Guarda, la sto tutto per forza. cercando tu, Vedi, sì, lo vedo. scusami, e tu intanto prodigati È, che lo trovo. è un parallelepipedo che ha più o meno una lunghezza di 1 metro, una larghezza di 36, che è quella parte che a me interessa di più, perché ci devo far stare 36 corde. Il 36 non è assolutamente un numero casuale. Io mi muovo continuamente nei numeri e nelle proporzioni, perché ho capito che daranno un valore estremamente elevato a quello che faccio e lo migliorerà. Quindi il 36 diventa un 9, è il 3 volte 3, è il 72 anche se lo moltiplichiamo per 2, cosa che non potrei fare un monocorda di 72 corde, anche se ne ho fatto uno, ma è talmente complicato suonarlo che diventa troppo difficile. Ma 72 sono ad esempio i nomi di Dio nella religione ebraica. 72 è il numero di anni che passa come intervallo nella precessione degli equinozi, in cui la Terra aumenta di 1 grado. E 72 lo troviamo veramente in tantissimi ambiti. E il monocorda ha 36 corde che vibrano o alla stessa frequenza, come nel monocorda che sta utilizzando anche Luca, oppure possono suonare anche in intervallo, quindi vuol dire che alcune corde suoneranno con una nota e alcune altre suoneranno con un'altra. È uno strumento accordabile, contrariamente alla maggior parte degli strumenti armonici che nascono e rimarranno con quell'intonazione per sempre, siano campane, didgeridoo, tutti quegli strumenti in cui è difficile intervenire. Chiaro che una campana, se cade o se la limiamo, cambierà intonazione, ma il monocorda di volta in volta è possibile accordarlo alla frequenza di accordo che vogliamo, o in alcuni casi, in alcuni monocorda, è possibile cambiare la nota, inserire un intervallo di terza, di quinta, ed è uno strumento estremamente utile. Insegniamo anche ai corsi ad utilizzare il monocorda assieme a strumenti che non sono accordabili, ad esempio le campane o altri strumenti, che analizziamo il suono attraverso delle applicazioni che insegno ad utilizzare, si capisce che intonazione ha, che suono ha, che nota esprime, e si accorda il monocorda insieme in maniera armonica con lo strumento che vogliamo utilizzare. In questo caso potrebbe essere una campana, in modo da potenziare anche quello che già facciamo, perché non è nelle mie aspettative che le persone buttino via quello che hanno, ma anzi lo integrino in maniera armonica anche con il monocorda, diventando ancora più potente. Questo è un monocorda. Se su monocorda.it trovate magari un bel po' di notizie e un bel po' di foto di quelli che sono gli strumenti. Grazie. Grazie. Io intanto sto scaricando. Bene. Fer chiede come avviene l'informazione del legno che si usa per fare il monocorda. Grazie. L'informazione del legno. Non mi è tanto chiara la domanda, ma però magari provo a dire qualcosa. Allora, è chiaro che il legno ha delle informazioni e alcune volte... Allora, facciamo una premessa. Io faccio degli strumenti che non sono in vendita online. Io devo avere un contatto con la persona, sia in un corso, sia in un incontro che facciamo, in una presentazione. Devo conoscere la persona che mi darà l'incarico di fare il monocorda, ma soprattutto voglio che la persona tocchi lo strumento, lo suoni, capisca che non è una semplice infatuazione su YouTube di un suono che ha percepito, ma che sia qualcosa che vuole portare nella propria vita e anche nel proprio lavoro, se è il caso. Non formiamo solamente musicoterapeuti, ma abbiamo anche molte mamme che lo suonano in famiglia. Quindi, ma però deve essere qualcosa di più elevato di una semplice pulsione sentita nel mondo del web. Quindi io non ho mai strumenti da vendere, ma devo entrare in contatto con la persona da qualsiasi parte venga, perché la persona parli con me, stabilisca con me qual è l'esecuzione dello strumento, che tipo di legni vuole, e qui torniamo nella domanda. E alcune volte scegliamo i legni, anzi molto spesso bypassando la mente, facendo degli esami kinesiologici per vedere qual è il legno migliore per la persona.
ma in ogni caso la tavola armonica, che è quel pezzo di legno sotto le corde, non cambia mai, perché utilizzo le tavole di Ciresa Val di Fiemme, che è la migliore segheria al mondo per l'abete di risonanza, quindi le mie tavole armoniche sono le migliori al mondo, nella qualità più elevata. Infatti ci hanno messo anche come esempio di suonoterapia nel loro sito, questo ci fregia veramente di grande soddisfazione. Grazie. Grazie. Ci sono anche Spero di aver risposto. Poi se ci sono dei chiarimenti che vogliono, basta che mi scrivano con più chiarezza la domanda. Prego. Ci sono dei bei commenti, tipo Luisa che dice: il mio monocorda mi ha cambiato la Luisa, vita. cara. Sì. E questo è vero, perché chiunque abbia conosciuto Luisa la prima volta che è venuta ai nostri corsi e la vede adesso, capisce la potenza di un suono. E c'è anche Denise che dice: i corsi di Daniele sono davvero Cara. sorprendenti. Il monocorda in famiglia sta aiutando tutti, marito, figli, nonni, cari amici. È un momento di amorevole cura che sostiene nei momenti più faticosi. Grazie Denise, grazie cara. Ecco, allora è il momento anche di ricordare allora il corso prossimo. Ora ce ne saranno altri che programmeremo proprio nella giornata di oggi, ne programmeremo da settembre in poi, però già a settembre a Vicenza, dal nostro amico Flavio, il nostro amico comune, hai un corso. Ecco, parliamone un attimino, per favore, fai vedere anche il banner, così. Ecco, spiega un pochino per favore in che cosa consisterà questo corso. Allora, non esattamente da Flavio. Flavio è sicuramente un ottimo gancio per le conferenze. Stiamo pensando di mettere anche dei corsi con lui. Io ho uno staff anch'io che si occupa di organizzare queste cose. I corsi li faccio all'Hotel Victoria di Vicenza. Vanno come tempistiche dalle 9 di mattina alle 6 di sera, quando naturalmente con pausa pranzo. E che cosa facciamo? Nel primo livello vediamo di capire che cos'è un monocorda, qual è il mondo in cui voglio inserire le persone che abbracciano il mio strumento e il modo di utilizzarlo. E quindi si parla di proporzioni, di simboli sui monocorda, di perché si usano le proporzioni, di perché si usano i simboli, che tipo di misure mettiamo nel monocorda per avere una potenza di questo tipo. Andiamo nel primo livello a mettere i suoni per andare a riequilibrare i chakra, perché per convenzione i chakra corrispondono a note, quindi si parla della nota più bassa, che è il Do sul primo chakra, e si arriva al Si nella nota più alta. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire prendere le persone, utilizzare i lettini, coricare le persone come abbiamo fatto nel tuo studio, mettere il monocorda sulla persona e suonarlo, e imparare a capire quello che ci trasmette il suono e quello che crea nella persona il suono. E il gruppo è fondamentale per tutto questo, perché quando si sviluppa un campo durante il corso succedono veramente delle cose che noi chiamiamo miracoli. Tutto viene potenziato e accadono le magie, persone che risolvono situazioni o che capiscono determinate cose. Il suono ha proprio questa proprietà, travalica la mente. Tutto quello che la mente cerca di nascondere, il suono lo porta a galla. Naturalmente il suono deve essere corretto e armonico per fare questo. E quindi suoniamo tanto già dal pomeriggio del primo giorno. E facciamo teoria alla mattina, perché la teoria è fondamentale. Vedo che le persone di solito non si annoiano più di tanto, ma sono curiose di capire perché i suoni hanno interpretazioni numeriche, simboliche e quant'altro, per poi andare a mettere proprio in pratica tutto quello che abbiamo imparato a livello teorico. Ecco, e poi segue un secondo livello e poi un terzo livello, che stabiliamo poi le date alla fine dei vari livelli, insomma. Ecco, allora finalmente sono riuscito a caricare il video. Lo facciamo vedere? Se vuoi. Sì, certo, lo abbreviamo un attimino, però comunque sì, vai, brava Sara, vai. Ti dico di seguire su. Sciffo un attimino, ecco. Eccolo là.
Ecco Daniele, solo per ragioni di gestione della live, interrompo, ma è meraviglioso, cioè veramente stupendo. Cioè più l'ascolti, più che proprio che ti restituisce questa. Tra l'altro ho anche visto, e per questo ti ringrazio, alcuni errori che faccio nel suonarlo, per cui grazie anche di questa ispirazione. Nel frattempo ho tolto anche la 432, ovviamente per sentire, perché questo andasse a vantaggio del suono. Veramente è uno strumento straordinario, veramente straordinario. Quindi quello del monocorda è stato, sei silenziato per evitare che ci fossero rumori di fondo, apriti pure il microfono per favore Daniele. E eravamo nel mio studio e lì ho proprio provato il trattamento, l'avevo già provato a casa di Daniele e abbiamo replicato anche in studio a favore di telecamera così da farlo vedere. Sei frizzato Daniele? Ci sei? Ci sei, sì. Sì, ho la linea che comincia a cedere come al solito. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti, se no mi collegherò col telefono come l'altra volta. Allora, mi piace molto. Siamo quasi alla fine, vediamo se riusciamo a resistere. Scusa, vai. Mi sentite? Sì, un po' male, ma ti sentiamo. Mi sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Io mi sento completamente frizzato un'altra volta. Però... Ecco, è lui frizzato, vero Sara? Mi confermi? Sì, è un po' rallentato. Ecco. Niente, allora forse è il caso se ti colleghi da cellulare, oppure puoi anche entrare e riuscire, perché magari fai è proprio una questione di rendering. Entra, esci e ricollegati, mancano solo 10 minuti. Vai. Riavvia il computer semmai. Ecco, alla Sara gentilmente dai un colpo di telefono a Daniele. Ecco, no, forse l'ha capito, no, l'ha capito. Sì. Vai, overlay, grazie. Allora, intanto, in attesa che Daniele si ricolleghi, ricordo che lui è un artigiano di questo strumento monocorda, che avete visto, insomma, le esecuzioni, come viene suonato. È uno strumento straordinario che io ho inserito nei miei trattamenti perché i risultati, secondo me, sono veramente importanti. Avendo, per quanto mi riguarda, avendo a disposizione numerose tecniche vibrazionali a seconda dei casi, a volte lo utilizzo, a volte non lo utilizzo, però per adesso diciamo, è impiegato perlomeno nell'80% dei trattamenti che faccio. E le persone ne traggono subito un beneficio, e tra l'altro è anche proprio bello, un po' come tutti gli strumenti vibrazionali, sapete, no? Quando si suona uno strumento vibrazionale apparentemente o diciamo idealmente facciamo un trattamento dedicato a una persona, però in realtà anche noi siamo i beneficiari di queste vibrazioni e quindi è sempre bello sentire queste vibrazioni. Ecco, allora il nostro Daniele che si è ricollegato, ecco Daniele ti tiro su. Scusatemi, ma nel 2023 siamo ancora in queste condizioni. Vabbè, io abito in campagna, quindi non posso pretendere più di tanto, ma purtroppo... Non avere una connessione internet non è poi così male. Non avere... Vuoi fare a cambio con Milano? No, io sto bene qui. Però questi sono gli sconti da pagare per vivere magari un po' più isolati. Allora, dicevo che bellissimi commenti di fianco mi piacciono sempre molto perché vedo le persone che alcune apprezzano il suono e altri sono infastiditi. Ed è bellissimo perché per vedere la diversità che tutti noi abbiamo rispetto a qualcosa. In questo caso il suono. Ma ricordiamoci che più una persona è infastidita da un suono che è sicuramente corretto, con una coerenza di fase, e più ci sarà bisogno di quel suono nella sua vita per elaborare qualcosa che la sua mente sta cercando di abbandonare. Questo naturalmente è il mio punto di vista. Grazie mille. Vai pure con le domande. Sì, allora Sabrina, buongiorno. Quindi ascoltare musica a 432 Hz o altra con le cuffiette fa bene o male? Grazie infinite. Fa benissimo ed è una cosa estremamente sensata, a patto che quella sia musica registrata a 432. Vuol dire che gli artisti vanno in studio con gli strumenti che sono accordati a 432 Hz, che è un concetto magari un po' più complicato per chi non conosce la musica, ma
è un modo per stabilire che tutte le note sono risonanti con quel 432 Hz. Premetto che non è essenziale, anzi, meno si sa di musica e meglio è per il monocorda, perché il monocorda esprime suoni. Quindi non si spaventino le persone che non conoscono la musica, perché per suonare un monocorda non è assolutamente necessario sapere nulla di musica. Poi nel corso le basi vengono spiegate, tutto quello che serve. Prego. Grazie. Sì. Grazie a voi. Ci sono, ok, sono state aggiunte, mi sto perdendo, ce ne sono veramente tantissime. Allora, Fer, ha a che fare con l'ottava, il monocorda? La nostra vita ha a che fare con l'ottava. Fare un salto di ottava vuol dire veramente fare un cambiamento importante, e molte volte lo vediamo fare a persone che suonano il monocorda. E l'ottava è il raddoppio della frequenza, se vogliamo parlare in termini matematico-musicali. Quindi vuol dire che se abbiamo una frequenza di 100 Hz, l'ottavo superiore è 200 Hz. L'ottavo superiore ancora saranno 400 Hz, 800 Hz, 1600, quindi raddoppia in modo esponenziale. L'ottava è questa, ma se la guardiamo in maniera simbolica, spirituale, fare un salto di ottavo vuol dire veramente fare un cambiamento essenziale nella propria vita. Credo che Luca sappia qualcosa di questo. Io mi ci sono trovato per forza, poi lo spiego anche nei corsi, ed è stata una benedizione, anche se è stato complicato per me all'inizio. Grazie. Grazie. Allora, molti chiedono, come Luigia, buongiorno, dove e come si possono trovare queste frequenze sicure? Beh, oddio, dove e come? Allora, noi abbiamo il bello di avere la rete, e che noi possiamo anche acquistare in rete delle musiche che poi possiamo ascoltare sui nostri device, come Luca ascolta quando va in palestra scaricandoselo. E lì chiediamo musica a 432 Hz, e lì credo che se scegliamo strumenti, musiche soprattutto acustiche, avremmo la sicurezza di avere una musica suonata effettivamente a 432. Andare su YouTube diventa molto più rischioso, perché tante volte intanto è musica la maggior parte delle volte sintetica, e la musica sintetica è sicuramente efficace per certe cose, ma molto meno della musica acustica per il nostro sistema. Quindi strumenti acustici sono sicuramente di un valore diverso da quelli sintetici. Grazie mille. A voi. Allora, Rosanna, buongiorno, per pulire il sangue che frequenza serve? Grazie. Beh, noi abbiamo avuto dei grossi risultati con l'analisi in campo oscuro del sangue in vivo, insieme con il mio medico e un altro staff di medici. A Roma abbiamo la possibilità di lavorare col microscopio in campo oscuro, e abbiamo visto che quelle clusterizzazioni del sangue, che purtroppo alcune persone che hanno fatto scelte che sinceramente non condivido si trovano ad affrontare, abbiamo avuto un risultato praticamente immediato nella declusterizzazione dei globuli rossi. Quindi vuol dire che il sangue ha una risposta identica a quella di tutto il resto del nostro corpo. Abituiamoci a capire che il sistema è estremamente complesso, ma tutto collegato. Quindi vuol dire che il nostro sangue non si comporta in maniera diversa dai nostri muscoli, dalle nostre ossa, dalla nostra pelle, e quindi tutto è un'orchestra. Se uno strumento stona, quell'orchestra non suonerà bene. Il monocorda ha, se è accordato bene e suonato a determinate frequenze, ha la prerogativa di migliorare lo stato, e quindi è anche rilevabile nel sangue. Ottimo. Grazie. Ecco, poi Serena, si tratta di cambiamenti momentanei o che perdurano nel tempo? Come possono ancorarsi? Allora, ottima domanda. Allora, quello che noi vediamo in situazioni normali, almeno una settimana dura il trattamento. Quindi vuol dire che noi rimaniamo in equilibrio, rilevabile nel modo che spiegavo prima, per circa una settimana, ma potrebbe essere anche di più o anche di meno se entriamo in situazioni particolarmente disarmoniche, liti,
lavori che non ci piacciono, difetti fisici che magari non abbiamo ancora rilevato. Quindi però in situazioni più o meno normali il miglioramento che noi abbiamo dopo una seduta di monocorda dura una settimana. Grazie mille. Grazie. Maria Stella, buongiorno, e la musica a 40 Hz? Non la conosco, non so dirti nulla sulla musica a 40 Hz. Grazie mille. Ecco, intanto Marina Ferrara, che mi contatta dalla chat privata, mi chiede, tra l'altro oggi inizierà il suo webinar, gli facciamo tante auguri, se esistono registrazioni efficaci per quanto riguarda la musica e con la frequenza di 110 Hz. Non ho ancora messo nulla in rete sui 110, invece su elevazioni di frequenze ci sono varie registrazioni che io ho, sono anche in vendita. Ce n'è una scaricabile gratuitamente per capire che cos'è, servono per riequilibrare i chakra o per lavorare sugli elementi della medicina cinese. E questo Elevazioni di frequenza.com. Ecco, quindi www.elevazione di frequenze. Frequenza.com, sì, elevazione di frequenza.com. Lo cerco e lo metto subito su Telegram, così le persone possono vederlo. Ok. Non ho ancora messo il 110. Ok. Quindi Marina ancora il 110 lì non è disponibile. Però se mi contate in privato vediamo di fare qualcosa. Ok. Francesco, come posso usare questo nel quotidiano? Io ho un ristorante e vorrei farlo ascoltare a più gente possibile. Grazie. Grande domanda. Allora, il suono contiene un'informazione, perlomeno nel mio caso. Quello che fa rilevare nel fisico il cambiamento, quindi togliere quelle dismetrie, non è altro che l'informazione in coerenza di fase che viene trasmessa attraverso il suono del monocorde. Da anni utilizziamo, e questo lo insegno ai corsi, a utilizzare queste frequenze anche a volume zero in loop nella propria casa, nel proprio studio, in questo caso in un ristorante. Non occorre che la frequenza sia ascoltata, passa lo stesso. È una delle prerogative del suono. L'informazione viene mantenuta ed è possibile migliorare lo stato anche di un luogo, parlavamo proprio la volta scorsa di quanto brutto è entrare in un ristorante in cui si mangia bene e ascoltare della pessima musica, sì, magari a un volume che non ci piace. Siamo stati di recente da un ristorante del genere. Anzi, capita spesso purtroppo, ma perché? Perché non c'è una cultura di base. E quindi una persona che avrà una cultura musicale sicuramente metterà dell'ottima musica a un volume sopportabile, ma se uno pensa che qualsiasi musica sia adatta, compreso un telegiornale per le persone, poi le partite di calcio, non parliamo delle partite di calcio durante un'ottima cena. Ecco, quindi attenzione all'ascolto, capire quello che è l'accompagnare una persona o accompagnare noi stessi durante la giornata. Ripeto, utilizzare i suoni anche a volume zero è possibile per migliorare lo stato personale o anche di un luogo. Provato anche in studi di avvocati, con risultati interessanti. Grazie. Posso dire una cosa riguardo a YouTube e le frequenze benefiche che ho scoperto ieri grazie a Roberto? Certo. Assolutamente no, non puoi dirlo, quindi passiamo alle... No, scherzo. No, è che molti chiedono... Salutiamo Roberto che ci sta dando una mano incredibile per quanto riguarda l'audio, la fonica, il suono. Essendo lui molto suonato, riesce molto bene questo. Perché molti nei commenti ho visto che chiedono come fare a riconoscere le frequenze giuste su YouTube, se ci sono dei software per farlo, e mi ha spiegato che su YouTube non possono essere trovate frequenze benefiche perché YouTube le ha acquistate tutte e quindi nello spettro vengono tagliate come se ci fosse un buco, e quindi anche nelle musiche che sarebbero fatte per essere benefiche ci sono solo le frequenze che invece non fanno bene, e quindi su YouTube mi sa che non si possono trovare. Ecco, ottimo. Mettiamo qualcosa di peggiorativo, nel suono ci possiamo infilare anche molte altre cose. Ecco. Quindi stiamo attentissimi a quello che ascoltiamo, proprio molto molto attenti.
Bene, Ci sono anche grazie. gli uccellini da ascoltare, sono bravissimi a farci da accompagnamento, se abbiamo un luogo in cui ci siano ancora. Noi qui ne abbiamo parecchi. Esattamente. Le onde C'è il del mare. vento, le onde del mare, tutto. Allora, ogni strumento che noi conosciamo inizialmente è stato prodotto per riprodurre un suono che sia natura, vita, cose di questo tipo. Bene, allora passiamo all'ultima domanda e poi chiudiamo. Vai. Sì. Allora vado con Grazia Silvestri. Buongiorno, secondo il dottor Faccin bisogna rifarsi a Nikola Tesla per l'importanza data alle frequenze. Perché Luca in una live ci fa riflettere su Tesla distruggendo il suo mito? Grazie. Posso rispondere io? Allora, sì. Posso dire una Grazie. cosa? Allora, per quanto riguarda quando si parla di persone che vengono strumentalizzate, tra l'altro ho fatto anche una premessa importante, no? Io non so nemmeno se Tesla è una povera vittima, quindi strumentalizzata da un sistema, o se invece ne era complice, non posso saperlo assolutamente. Diciamo, la simpatia è spontanea nei confronti di questo di Tesla, però dobbiamo fare molta attenzione. Ricordiamoci che quando un personaggio deve prendere credibilità, no? Prima dice delle cose giuste. Io parlo del personaggio costruito attorno alla figura di Tesla e quindi lasciamo stare proprio l'individuo Tesla, sto parlando del personaggio che poi ci viene restituito a noi nella percezione, e di conseguenza non è che se un personaggio è deprecabile o quantomeno poi alla fine è farlocco, ha detto in passato delle cose totalmente sbagliate. Faccio un esempio: Beppe Grillo è una figura tra le più deprecabili del pianeta in questo momento, no? Ha detto delle cose giustissime, azzeccate per tantissimi anni, ok? Quindi le cose che ha detto sono giuste, poi ha conquistato la nostra fiducia e poi si è convertito. Ecco, quindi questo è il senso per cui ho parlato di Tesla in quei termini. Prego. E non sono neanche un dottore, quindi io sono un essere umano comune. Sono d'accordo completamente con te, Luca, perché sai, anche il coltello taglia il burro e ti può tagliare una mano. Dipende da come lo interpretiamo, ma soprattutto come noi poi gestiamo il successo che possiamo avere o le scoperte che possiamo fare. Se rimaniamo in qualche maniera attenti a quello che è il miglioramento delle persone che apprezzano quello che facciamo, avremo una qualità. Se ne vogliamo solamente fare un lato economico e quindi come unico fine quello di trarre un profitto, potrebbe essere che le cose cambino completamente di frequenza e l'orchestra comincia a stonare. Questo è il mio punto di vista. Grazie mille. Allora Daniele, io ti ringrazio tantissimo, io ringrazio veramente anche Flavio che ci ha fatto conoscere. Paradossalmente Daniele si era già fatto conoscere per quanto ci riguarda, no? Aveva già scritto alla nostra segreteria e purtroppo dobbiamo ammettere che ci scrivono tantissime persone, no? E purtroppo noi siamo costretti un po' a una scrematura, no? Quindi lui è stato fra quelli che è finito nel dimenticatoio. Per fortuna Flavio me l'ha fatto incontrare, no? E siamo stati entusiasti di tutto, di te, di tua figlia, di tua moglie, non so se moglie o compagna, comunque di Alessandra. Compagna, sì, non cambia nulla. No, infatti, no, è meglio se compagna piuttosto che moglie. Faccio una piccola, scusate, se una donna la ami non la metti sotto contratto, ecco, diciamo. E anche se un uomo lo ami non lo metti sotto contratto. E una casa bellissima, un'atmosfera meravigliosa, un'esperienza straordinaria, da lì ci siamo affezionati. Daniele è una persona integerrima, veramente proprio una persona straordinaria, di una precisione assoluta, e quindi noi siamo orgogliosi, prima ancora che felici, di collaborare con lui. Ricordo quindi che per quanto riguarda il suo corso prossimo, ora ne inseriremo, come ho detto questa mattina, altri in piattaforma, quindi nella nostra piattaforma che è www.inzion.com, è Daniele Faccini, il corso 2-3 settembre, e per informazioni mandate una mail a info@inzion.com, così noi rigiriamo direttamente il contatto a Daniele, gli facciamo un po' da segreteria in questo senso e potete avere tutte le info del caso per quanto riguarda i costi, per quanto riguarda quello che comunque di fatto ci portiamo a casa e quant'altro. Ecco, trovo che in questo momento storico particolare le frequenze sono tutto. Abbiamo parlato anche di manipolazione, sappiamo che le persone che sono, diciamo, che si sono salvate, tra virgolette, che non sono state ingabbiate, hanno avuto per lo più la possibilità di potersi ripulire o armonizzare attraverso delle frequenze, no? In origine fu il verbo. Ricordiamoci che ci siamo anche gli appuntamenti di Dana, 28 maggio a Monza, liberazione come diventare intoccabili dal sistema, ancora saliamo, prossimo corso ancora di Dana, 21 maggio a Sanremo, liberazione
informazione come diventare intoccabili dal sistema. Ancora per quanto riguarda le info, mandateci pure una mail a info@enzion.com, così da avere poi tutte le delucidazioni del caso. E prossimo corso di Stefano Viti, grazie Sara che l'hai fatto tempestivamente, te l'ho chiesto proprio, sei velocissima, grazie. Il prossimo corso di Stefano Viti, che sarà ospite questa sera, abbiamo una live con lui straordinaria, quindi alle 21, mi raccomando non perdetela. Prossimo corso di Stefano Viti, 4 giugno a Montecatini Terme, revisione dei reset storici, come uscire, quindi info@inzaio.com per avere tutte le delucidazioni. Vi ricordo che alle 20 ci sarà la terza serie anche del video estrapolato dalla nostra conferenza che ha coinvolto 1000 persone di Corrado Malanga, dal titolo Pattern, e uscirà appunto il terzo video. Ecco. Daniele, vuoi dire qualcosa in chiusura? Io ti ringrazio, non so se mi merito tutti i complimenti che mi hai fatto, ma li apprezzo tantissimo. Sì, le meriti. Credo che la nostra sia un'amicizia che sarà destinata a durare, e apprezzo tantissimo che hai fatto già i complimenti per quello che ho visto domenica. Noi siamo rimasti incollati al video tutto il giorno a guardare te, Malanga e Sarletto, mi pare si chiami l'altro. Luca Sarletto, con cui abbiamo fatto un briefing anche ieri, e ci stiamo preparando per un altro evento più piccolo, più ridotto, dove sarà protagonista anche Enrica Perucchetti al nostro evento appunto del 25 giugno. Ecco, molto interessante, sul leader digitale, anche lì non perdetelo. Bene Daniele, grazie a voi per l'opportunità. Grazie Luca, grazie Sara. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. Grazie anche alla bravissima Sara, e ci vediamo questa sera con Stefano Viti alle 21. Ciao ragazzi, buon proseguimento di giornata. Ciao, grazie. Chi la gestisce la realtà? Chi la gestisce la tua immagine? La gestisci te, perché te cammini e il sole produce la luce, produce la tua immagine, per cui te pensi di essere quella cosa lì. In realtà poi si scoprirà in questo percorso che siamo noi che produciamo la nostra immagine.